Adesso possiamo dirvelo. Davanti a noi, eccolo lì, l'ingresso del Dark Canyon. Questo qui sotto è il fiume Eufrate. Io ho un mix, e penso pure Cinzia, tra la paura e la voglia di farlo, l'adrenalina e il timore. Ma credo che sia giusto così. Credo che sia giusto avere timore di una roba del genere, perché è un tunnel che ho sempre sognato di fare e essere a poche centinaia di metri. Eccolo qua. Non si sa le volte che l'ho visto da Google questo ingresso e l'uscita dello stesso tunnel. Adesso ci fermiamo, è inevitabile, qui faremo una foto. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. 21 agosto 2025. Come avete visto alle mie spalle c'è la strada di roccia. Adesso vi racconto un po' la questione qua dove siamo. Sotto di noi c'è l'Eufrate lungo ben 2800 km. Attraversa la Siria e l'Iraq. Si incrocia con il Tigri e sfocia nel Golfo Persico. Un po' di storia neanche a dirvelo. Lungo l'Eufrate ovviamente si sono sviluppate le grosse civiltà: i Sumeri, gli Assiri, i Babilonesi. La portata d'acqua dell'Eufrate ahimè si è ridotta con il passare degli anni, anche perché ci sono state create tante dighe che poi hanno fatto scoppiare anche diverse guerre. Sì, perché l'acqua qui è un bene estremamente prezioso. A pensare che questo fiume di ben 2800 km sorga da delle montagne estremamente aride, brulle, fa letteralmente impressione. La strada che ci accingeremo a percorrere è lunga dai 7 ai 9 km, dico 7 o 9 perché a seconda del motore di ricerca che si usa, alcuni dicono 7, altri dicono 9. Morale della favola: è stata costruita tra il 1870 e il 1990. Iniziarono a costruire questa strada ovviamente gli abitanti del posto, e per fare questi pochi chilometri ci è voluto ben 120 anni. Il Dark Canyon è anche chiamato l'oscuro perché, come dice la parola stessa, in alcuni punti, parliamo di strapiombi di oltre 600 metri, fa persino fatica a entrare i raggi di luce, da qui il nome l'oscuro. E la strada si chiama Strada della Roccia. Non sono tanto agitata perché mi fido di tanti, perché abbiamo fatto delle strade peggiori di questa. Sicuramente già il pensiero ci ha un po' stressati, ecco, abbiamo visto e rivisto la strada parecchie volte, però secondo me abbiamo fatto di peggio. È un mix tra la voglia di farla, l'adrenalina, l'ansia, l'emozione, tutto, e la paura di percorrere. Lo strapiombo, certo. Anche se non poi tutti quelli che l'hanno fatto sono dicono non è fattibile. Insomma, innanzitutto è fattibile con qualsiasi mezzo, basta avere semplicemente la testa sulle spalle. Come dico sempre, non è la strada ad essere pericoloso, ma pericoloso è chi la percorre. Come quelli che dicono ma la moto è pericolosa. La moto non è pericolosa, è pericolosa se la usi in maniera sbagliata. Se tu sei un folle che corre dappertutto, allora la moto è pericolosa. Stessa cosa la strada non è pericolosa perché la strada non si muove, è sempre lì. Dipende da te come la invochi, come la fai, come la percorri. Ma banda alle ciance, ci vestiamo, go, l'avventura ha inizio. Sì, aspetta un attimino, poi l'accendiamo. Ok, abbiamo acceso già tutte le luci che abbiamo, ragazzi. Abbiamo già acceso tutto il potenziale di fuoco che abbiamo. 1, 2, 3. Non vi nascondo l'emozione che ho in questo momento. Eccolo qui. Davanti a voi l'Eufrate. Accendiaci, va. Si accendiamo. Io ho accesa la mia. Sì. Penso che impiegheremo una vita a fare questi chilometri, perché vogliamo goderceli. Allora, qua vedo un po' troppe pietre, passiamo di qua, non c'è nessuno, perché ovviamente, ragazzi, il lato che c'è verso il muro è sì più sicuro per alcuni punti, ma è altrettanto vero che più vicino alla roccia si è e più pietre cadono e più ce ne sono sul lato destro. Finora non abbiamo incontrato nessuno. Sì, infatti di qua c'è un po' più di pietrame, quindi conviene stare un po' più sulla sinistra piuttosto che la metà.
dovesse arrivare qualcuno saltiamo subito a destra. Ci sono qualcosa come 38-39 gallerie, tutte scavate a mano, vi ripeto. Si sompetta, è inevitabile. Mi aspettavo meno pietre sul lato destro, anche se Vincenzo e Arianna, che sono passati qua ieri, mi hanno detto guarda che sul lato destro per assurdo è sì più sicuro, ma ci sono qualcosa come diversi accumuli di pietre. Uff. Vi dico la verità, l'unica paura che ho è che possa venire qualcuno contro mano abbastanza allegrotto. Per il resto, se tutti vanno piano, non è proprio stretto come l'immaginavo, perché la cam stringe parecchio. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! Sì, tieni accesa un altro po', va. Sì, tieni accesa fin quando non ci fermiamo, tanto qua ci sono le rese e basta. Come vi dicevo prima, non c'è strada pericolosa, ma c'è il modo di andare pericoloso. Se uno va col senno può fare qualsiasi tipo di strada, se uno va come un po' qua, allora bisogna preoccuparsi un poco. Qua non si vede nulla qua dentro. Ho acceso tutto quello che possiamo accendere di Sercomoto. Ok. Oggi scusa se mi metto in piedi, ma almeno vedo qualcosa in più. Se vuoi fare una sosta dimmela. Passo di qua perché di là è molto rovinata la strada, guarda qua. È veramente dark qua. Devo fare una sosta all'altezza di queste insenature. Sì, sì. Se vuoi spegnila. Se vuoi sì. Poi è pure mezza salita qua. Sì, guarda, per fortuna che abbiamo questi fari in più, ti dico la verità, perché senza non è che è impossibile farlo, ma sicuramente vedere meno è più penalizzante. Qua certe zompettii ci sono. Tu se stai in piedi vedi comunque? Ok. Ho sognato per anni questa strada qua e percorrerla adesso mi sembra di realizzare un sogno. Mi farà ridere la questione, ma mi fa veramente strano percorrere queste strade che per mesi ho visto soltanto. Ok, abbiamo fatto, ci stiamo a fermarci che c'è la macchina qua davanti. Allora, aspetta un secondo.
GS le gallerie, e guardate un po' qua sotto, questo è il Dark Canyon, guys, è veramente emozione allo stato puro, è veramente 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 tantissima roba. Troveremo anche un punto, se riusciamo, dove alzare il Mavic. E come te l'aspettavi, Cinzia? Allora, come me l'aspettavo, però è più imponente dal vivo. Ho visto tanti video, tante foto, ma dal vivo è proprio tanta roba. Si riprende. Ci sono dei punti dove il passaggio è veramente mozzafiato, credo che ci arriveremo tra un po', ma vi posso garantire che già questo è tanta adrenalina, già questo è pazzesco. Sotto di noi praticamente scorre un fiume che ha fatto la storia. Speriamo che il traffico resti così. Poi dovrei trovare pure un piccolo punto dove poter alzare il Mavic. Allora, qua c'è un po' più di ghiaia. Ovviamente il navigatore ha perso il segnale che poteva prendere, il segnale GPS. Faccio un po' zig zag per evitare questi crateri. Tu gestisci tu la macchinettina, vedi tu quando vuoi riprendere e cosa vuoi riprendere. Ero ripromesso di contarle, le gallerie non le conto più, è impossibile. L'oscuro, capite perché l'oscuro? Perché ci sono delle pareti alte anche 600 metri e i raggi della luce del sole fanno fatica ad entrare, non ovviamente qui dentro, lungo il canyon proprio, che il fiume ha scavato in migliaia di anni. A quelli che mi dicevano perché metti quelle gomme lì, ecco, qui sembra semplice la questione, ma vi posso garantire che con una gomma stradale si fa un po' più fatica rispetto a un tassello. Poi si farebbe anche con quella, ma perché andare a rischiare quando c'è la comodità di poter scegliere una gomma adatta alle proprie esigenze? Tra l'altro la gomma che ho su è una gomma ottima, divina, squisita, anche su asfalto, da fare invidia a gomme stradali, come tenuta, come grip, come durata. Certo, un po' di rumore lo fanno perché, che volete, c'è il tassello, superati i 110 si crea abbastanza frequenza, però in queste situazioni vi fanno stare decisamente più tranquilla. Adesso appena potrò mi fermo dove c'è un punto dove possiamo magari alzare il Mavic. Qui c'è una macchina. Che non mi piace, però un po' troppo. Vediamo se c'è un punto un po' più
aperto. Dove il Mavic abbia un po' più di segnale, che se lo perdo qua va a finire nelle acque dell'Eufrate. Va bene che gli vogliamo bene all'Eufrate, ma sì, infatti, d'altronde, appunto. Vado a questa velocità per due motivi: uno, perché non è da correre; due, perché se corressi, povera Cinzia dietro sballonzolerebbe. Qui tra l'altro il Dark Canyon è dove hanno girato a velocità della F900 BMW. Il video di presentazione hanno girato esattamente qui, dove ci sono due stand, uno con la macchina rally e uno con la F900, che ci danno dentro di brutto. Comunque anche a me ha stupito sto posto qua, dal vivo è pazzesco. Saranno sì pochi chilometri, abbiamo allungato sì per passare fin qua, sì, anche secondo me. Tanti che cosa fanno? Tanti fanno la strada asfaltata fino a Chemallier, poi da Chemallier prendono questa strada qui e la fanno avanti e indietro. Noi abbiamo optato per farla una volta sola, perché farla due volte per noi non avrebbe avuto molto senso, quindi abbiamo imboccato da nord l'Eufrate, la strada. Sì, loro non ti sentono, ma noi l'abbiamo imboccato da nord, quindi ci stiamo scendendo verso sud e la percorriamo una sola volta. Se la fate al contrario, tra l'altro, siete anche più esposti, diciamo, verso il burrone. Scendendo ovviamente il fiume ce l'avrete alla vostra destra, poi non so dalla strada quanto fiume si possa vedere, sicuramente si vedrà. Qui ci siete proprio sopra, ecco. E poi se sti operai hanno perso 120 anni a fare una strada del genere, usiamola, no? Poveri Cristi, hanno perso 120 anni con lo scalpellino, lì me li vedo già. La cosa che più mi ha impressionato sinceramente è, eccoli qua, fermiamoci un attimo, va. Avete capito quando vi dico che non è la strada il problema, sono questi coglioni qui il problema. Capite qual è il problema? Il problema non è la strada, come vi dicevo prima, non c'è strada pericolosa, ma se questi emeriti coglioni li avessimo trovati in delle curve dove abbiamo fatto a passo d'uomo, saremmo caduti al 100%. Sono dei tour organizzati, sì, sentiamo un po', fammi sentire se c'è qualcosa. Ok, sono dei tour organizzati che musica tutta, guardate qua dentro, non ci si vede più. Tu dimmi se è da percorrere questa strada in quel modo lì, e neanche a farla apposta, la premessa ve l'ho fatta prima. Vedete che posso sembrare una persona, diciamo, superficiale, ecco, per usare un termine educato, per non dire altro, ma come vedete poi è la realtà dei fatti, è la realtà che mi dà ragione. Se io avessi incontrato in quei punti dove c'è un po' più di ghiaia ed ero sulla sinistra due macchine così, saremmo andati per terra, nella migliore delle ipotesi. Guardate qua, la polvere che hanno alzato.
percorrere, e su una macchinetta di quelli c'erano almeno 30 persone per macchina. Qua forse ci possiamo fermare da qualche parte, sì. Vediamo un po'. No, è in discesa qua, direi di no. Vediamo in un punto. Guarda qua che sciccheria che è. Immaginate a trovare qui quelli là. Immaginate che cos'è qua. Immaginate qui trovare quei personaggi lì. Per fortuna abbiamo trovato in un punto dove avevamo anche margine per fermarci. Marcia bassa, sempre in tiro, e si va. Occhio qua, guarda qua. Qua fa un po' paura qua, qua sì, andiamo piano. Qua è la parte forse più impressionante di tutta la questione. Qua non c'è margine, ragazzi, qua non si può sbagliare, qua è vietato sbagliare. Io non mi fermo, mi metto sotto, ve lo dico già. Calma, calma, Dimo. Cinzia ovviamente è andato un po' in agitazione. Qua c'è un piccolo saltello, facciamolo piano. Ricordo a tutti la mia altezza, 1,73, quindi per me è un gran numero fare questa roba qua. Sciccheria. È una strada semplice di per sé, l'unico problema, come potete immaginare, è l'ampiezza della carreggiata. Calma Cinzia, non ti agitare, sento i respiri di Cinzia che rallentano. Calma. Calma, ci siamo. Appena posso faccio una sosta, così prendiamo fiato tutti e due. Scusami, ma non potevo fare diversamente. Probabilmente la parte peggiore l'abbiamo fatta, anzi toglierei probabilmente. Vedo una ragazza a piedi. Manca a me. Grande, 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 si è spostato. Poi ci fermiamo qua. Sì, perché qua sono gli diti di spostarsi. Guarda, si fermava lì e io mi attaccavo qua. Poi ci fermiamo qua, è l'unico punto che ci permette di fermarci in tranquillità, in sicurezza, tranquilla. Aspetta, ok, aspetta. Scendi? No. Vado? Vai. Dai, è emozionante, questa è l'emozione, Cinzia, che ti rende viva.
respiro, so, sono stati momenti poco piacevoli per tutti quanti, però le emozioni sono tutto quanto abbiamo. L'abbiamo sognato tante volte sto posto qua, è adrenalinico perché in alcuni punti ragazzi non c'è margine di errore, non potete permettervi di sbagliare, se no andate sotto. Quindi è fattibile sì con tutti i mezzi, ma a recchia ritta, come si dice le parti nostre. Voi ditemi se è possibile una roba del genere. Sono dei pazzi furiosi. Ci è andato molto di lusso. Adesso che ti sei calmato un po'. Ho perso 10 anni di vita. No, comunque è vero. La sensazione che ho avuto appena siamo arrivati, cioè appena abbiamo iniziato, è che fosse più imponente dal vivo che dai video, dalle foto, e vi confermo che è vero. È molto più imponente, più aggressivo ed è tosto, cioè è semplice sì, ma ci sono alcuni punti, io ero dietro, è impegnativo, quindi quello è il rischio del doppio senso, è che dall'altro lato ti arriva qualcuno magari veloce o che comunque sotto in alcuni punti, dato che è un po' sconnesso, hai lo strapiombo. Molto adrenalinico, molto bello, ma vi mentirei se vi dicessi che in 2 o 3 punti mi tremavano davvero i polsi, ragazzi. Perché se in quei 2 o 3 punti avessimo incrociato qualcuno, sarebbero stati veramente fatti amari, per non dire altro. Che la verità l'hanno detta Vincenzo e Arianna, che l'hanno fatta ieri, cioè hanno detto ok, è fattibile, ma ci sono alcuni punti impegnativi. Abbiamo incontrato una coppia prima di entrare e ci ha detto ma no, è fattibile, è semplice, vai tranquillo. Sì, vai tranquillo, ma ci sono alcuni punti che ti caghi addosso. Ci sono alcuni punti impegnativi, ok, è fattibile, però secondo me alcuni sono abbastanza adrenalinici, ecco. È fattibile come manto. Tutto è fattibile. Come manto è fattibile con qualsiasi mezzo, anche con una moto sportiva è fattibile. Il problema qual è? Il problema è l'ampiezza. Ci sono 3-4 curve dove, come avete visto, ci passavamo a malapena noi, con fondo particolarmente disconnesso, con dei salti, insomma, se mi fossi dovuto fermare in quel punto, probabilmente con la mia altezza, nella migliore delle ipotesi saremmo andati a terra. Sicuramente però vi dà una botta di adrenalina, una botta di vita e di emozioni forti. Su questo non c'è ombra di dubbio, è una botta di vita che se siete un po' spenti lui vi tira sul morale, svolta la giornata. Come avete visto, Cinzia gli ha acceso l'adrenalina appena siamo scesi dalla moto e gli ha dato una bella botta, perché oggettivamente è impegnativa la questione. Ecco, guardate come corrono questi qua. Poi immaginate questi con questa velocità o comunque con quel mezzo così ampio a incontrarlo. Siamo stati non fortunati, miracolati a non incontrarlo in quel comunque punto lì. Comunque basta un senso solo, dai. L'ideale sarebbe: si scende alla destra dell'Eufrate, così chi vuole può essere in sicurezza ai piedi della roccia, e si sale dalla parte asfaltata. Per fortuna che lo facciamo un senso solo, una volta sola, perché farla di nuovo un'altra volta sinceramente va bene la botta di adrenalina, ma adesso non esageriamo. È un po' come giocare alla roulette machine, ti può andare bene ma ti può andare male, come una volta un lato solo basta e avanza, per quanto mi riguarda. Comunque è stata una botta di adrenalina pazzesca. Crediamo che la parte più brutta l'abbiamo superata. Speriamo. E quindi ci vedremo tra un po'. Ok, dovrebbero mancare ultime centinaia di metri, manca poco perché col drone è sembrato di vedere la fine. Non dovrebbero esserci più gallerie, perlomeno, credo. Non dovrebbe arrivare nessuno perché abbiamo la visuale aperta per ora. Opla. Qualcuno che ha perso il cappello, ma cioè non è una roba da marziano, ma porca madosca. Vedete, poi se quella si ferma pensando di farmi una cortesia, capite che il problema c'è. Comunque dai, speriamo che sia l'ultimo ostacolo.
Cioè, vi ripeto, è fattibilissimo con qualsiasi mezzo, non è una roba da marziano. Il problema è che è a doppio senso. Se fosse a senso unico ti dico lo farei 100 volte. A doppio senso di marcia lo vuoi rifare? Per adesso anche no, va bene così. Ok, dai, ci siamo, l'ultima galleria probabilmente manca, sì. Ok. Accendiamo tutto. Portate a casa anche il cavaliere. Portate a casa anche questo, abbiamo portato a casa. Adesso fermiamo qui. Che hai fatto? Oh. Sono diventato bianco, sembra un fornaio. Scendo? Go, vai. E spegni la chiave. Fatta! È una vera esplosione di adrenalina. Adesso respiro. Portate a termine anche questo, dai, anche questo portate a casa. Il GS è un po' conciato, come potete vedere, un po' di polvere l'ha preso anche lui. Adesso usciamo da qua, ci rilassiamo, mangiamo qualcosina, beviamo e poi si prosegue. Ragazzi, ho preferito dedicare un video a questo posto qui, è qualcosa di pazzesco questo posto qui. Spero che l'apprezziate, ma anche se non dovesse essere apprezzato sarà un regalo che faccio a me stesso, perché tante volte ho sognato di fare questa strada e adesso percorrerla. Tanti video abbiamo visto anche. Esatto, abbiamo visto anche tanti video. Percorrerla è stata emozionante, adrenalinica, in alcuni tratti estremamente, come dire, non paurosa, ma mette ansia, sì. Soprattutto in quei 2-3 punti dove, come avete visto, è discesa. Poi 2-3 punti poi sono 2-3 punti sono stretti, sono molto stretti. No, è fattibile. Sono molto stretti. Il problema principale di questa strada, la strada della roccia, è proprio la larghezza. Ecco perché secondo noi sarebbe l'ideale, per far stare tutti tranquilli e sereni, metterla a senso unico. La maggior parte delle persone che cosa fanno? Arrivano da qui e la fanno 2 volte a salire e a scendere. A noi una volta basta e avanza. Noi l'abbiamo presa da nord verso sud e l'abbiamo fatta una sola volta, vi garantisco che per ora va bene così. Bello, bellissimo, però quei 2-3 punti ci hanno fatto veramente drizzare i capelli. Venite qui perché è tantissima roba. Comunque vi ringraziamo se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. E questa volta ci sono anch'io. Ciao e al prossimo video.